Oggi ragazzi vi propongo un video molto diverso dal solito, uno di quelli che piacciono a me. Ho fatto questo video nella speranza che serva da stimolo a tanti giovani piloti e chissà, magari anche a qualcuno meno giovane. Vorrei esplorare un concetto cruciale che differenzia un pilota di successo da un pilota veramente talentuoso. Per farlo analizzerò le differenze fra talento e abilità, che sono due concetti che spesso vengono confusi e sovrapposti, o addirittura scambiati, facendo perdere parte del significato. Nel contesto RC è fondamentale comprendere come questi due elementi si combinino per formare un pilota d'eccellenza. Leggiamo però le definizioni tratte dal vocabolario italiano delle due parole. Talento: capacità intellettuale non comune associata a genialità o estro vivace. Abilità: capacità di far fronte a compiti determinati, di applicare le conoscenze acquisite e l'esperienza maturata allo scopo di risolvere problemi o svolgere determinati compiti. Leggendo le definizioni del vocabolario appare subito chiaro come il talento non si acquisisce ma è innato, mentre l'abilità è qualcosa che ci creiamo studiando, imparando, allenandosi, la costruiamo piano piano, mattone su mattone. E per costruirla serve tempo, ma soprattutto dedizione. Riportando queste definizioni al mondo RC, un pilota talentuoso è colui che ottiene costantemente obiettivi di rilievo non proporzionati alla qualità dei suoi materiali, del suo allenamento e della sua preparazione in genere. Un pilota abile è colui che ottiene risultati di rilievo preparando sempre tutto a puntino, allenandosi, preparando i materiali, non lasciando niente al caso, andando a fare numerosi test sulla pista che dovrà affrontare in una determinata gara e provando di tutto e di più per ottenere questi risultati. Teniamo presente che per quanto un individuo possa essere poco portato per il nostro hobby sport, non ci sono cose che non si riescano a imparare, almeno in parte, con la pratica. Facendo un esempio esterno al modellismo, possiamo sicuramente affermare che se non sono capace di lanciare una pallina da tennis e colpirla con la racchetta, se per 2 ore al giorno provo a fare questa operazione, al termine di 7 giorni di allenamento costante riuscirò sicuramente a colpire la pallina con la racchetta 100 volte su 100. Poniamo però il caso che ci siano 2 persone che entrambe non sanno colpire una pallina da tennis con la racchetta e cominciano a fare pratica. Dopo 2 giorni di allenamento la prima persona non riesce a superare le 50 palline su 100 colpite, mentre la seconda ne colpisce già 100 su 100, dimostrando più talento della prima. Ma se questa persona non farà pratica per i 5 giorni consecutivi, al termine del 7° giorno potrebbe non riuscire a battere il primo, che risulterà quindi più abile. Tornando al mondo RC, un pilota talentuoso che non gira mai, non fa mai test, non si allena mai, non prova mai soluzioni di setup, arriverà sempre dietro a un pilota abile che prepara la sua gara, che prepara i suoi materiali, che si allena e che fa decine e decine di litri su un tracciato per prepararsi a un determinato evento. Quindi ricordati sempre, il duro lavoro batte il talento se il talento non lavora duro. Da questo salta subito all'occhio che il talento senza abilità non serve a niente, pertanto sarà sempre il connubio dei 2 fattori a formare un ottimo pilota. È anche vero che il talento va alimentato. Non saprete mai di essere piloti talentuosi se per ogni gara bruciate decine e decine di litri su quel determinato tracciato e fate ogni tipo di prova possibile. Non scoprirete mai di essere talentuosi se vi scontrate sempre con piloti di un livello più basso del vostro. Dovete sempre cercare di misurare il vostro talento. Oltre a talento e abilità, un altro elemento cruciale nella crescita di un pilota è l'autovalutazione. Avere consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità è un'arma vincente, soprattutto in una disciplina come la nostra dove la testa gioca un ruolo fondamentale. Se avete la sensazione di essere talentuosi, non vi adagiate sperando di compensare l'abilità con il talento, perché ciò non potrà mai accadere. Verrete molto spesso superati da piloti che hanno meno talento di voi, ma si preparano meglio. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che la psicologia è il motore che alimenta il successo. Dopo il sabato di test precedenti a una gara, prima di addormentarti, prova a ripercorrere 1 o 2 giri di pista mentalmente, focalizzando la tua attenzione nei punti dove hai avuto maggiori difficoltà durante le prove.
Se ci riesci, fallo anche nella mezz'ora che precede la tua finale. Questo ti aiuterà a gestire meglio lo stress e a guadagnare fiducia e focus che diventeranno i pilastri fondamentali della tua prestazione. Aiuta il tuo talento migliorando le abilità in allenamento. Creati degli obiettivi misurabili e fai delle sessioni di allenamento mirate. Non girare a caso giusto per il gusto di girare. Usa una videocamera da cappello come una GoPro o una Insta360. Cerca di riprendere le fasi del tuo allenamento e a casa analizzale a mente fredda davanti a un PC. Rivedere le tue performance da spettatore ti offrirà un punto di vista diverso e molto più oggettivo. E questo ti farà crescere e migliorare tantissimo. E ahimè, tieni presente che le abilità si sviluppano molto più facilmente e con molto meno impegno in età adolescenziale. Considera che mediamente 3 ore di allenamento di un 14enne sono 9 ore di allenamento di un 35enne e sono circa 12 ore di allenamento di un 40enne. Ti sembrerò esagerato, ma sono numeri reali, con le dovute eccezioni del caso ovviamente. Non siamo tutti uguali, non reagiamo tutti alla stessa maniera agli stimoli e agli allenamenti, ma mediamente vi garantisco che funziona proprio così. Inoltre, ricordati sempre che in gare di un certo livello i piloti che occupano le prime posizioni hanno sicuramente tanto talento e tanta abilità. Pertanto non riuscirete mai a batterli semplicemente testando e ritestando la stessa pista. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto ho fatto un video un po' diverso, ma dopo tutti questi anni mi sento di dare questi consigli che ritengo veramente preziosi a coloro che iniziano e che vogliono affrontare il mondo racing in modo competitivo. Ma quello che ho detto in realtà serve anche a chi semplicemente va a allenarsi il sabato e la domenica. Spero che le mie parole vi facciano riflettere e mi raccomando, noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!